Oh! Porca vacca! Oh! Si sente che la barca vola sull'acqua. È un missile. Per tanti anni della mia vita ho passato le mie vacanze estive sulla barca del mio amico Cesare, ex pilota di Formula 3000 e malato di motori come me. E in quanto malato di motori, naturalmente non poteva avere una barca tranquilla, ma voleva avere la barca più veloce di tutto il porto. Così ha trasformato una vecchia barca, apparentemente innocua, in un mostro da 1000 cavalli e 50 nodi. Questa barca svernicia barche ultramoderne super veloci da 4 milioni di euro. E ora, quando dico alla gente che questa barca fa 50 nodi, mi prendono proprio per pazzo. Chi si intende di nautica lo capirà, chi non se ne intende, per farvi un paragone, è come se voi siete su una Lambo ai 320 sulle autostrade tedesche e a un certo punto vi girate e vedete una Panda 4x4 del 98 che vi passa da destra impennando. Il paragone più o meno è questo. E così nel lontano 2017, quando ancora non avevo aperto il canale YouTube, ho deciso di fare un video che raccontasse questa barca. Video che poi non ho mai montato. Ebbene, oggi l'ho ripescato dall'archivio e vi presento la barca più pazza del mondo. Che sia una barca pazza lo si capisce già dal primo momento in cui si sale a bordo. Basta guardare cosa c'è qui. No, ma in realtà è una barca pazza per quello che ha qui sotto di me e per le prestazioni che ha. Sono qui col capitano. Ciao a tutti. Cesare Manfredini, mio carissimo vecchio amico. Ormai ci conosciamo da 10 anni e ci siamo conosciuti perché lui è stato pilota di Formula 3000, ha corso contro tantissimi piloti che oggi sono in Formula 1, ha corso anche in moto e da uno così amante della velocità non poteva nascere una barca che andasse piano. Direi proprio di no. Ma cos'ha di così speciale questa barca? Ha tantissime cose speciali. Tanto diciamo che barca è. È un Italcraft Airmar 36 FB. La barca nasceva già ai tempi del suo progetto nel 77 come quella che doveva essere la barca più veloce col flying bridge mai costruita prima d'ora, e lo fu. In un periodo dove le barche andavano a 18 nodi, questa andava a 32, quindi è stato un grandissimo successo. Pur essendo una barca cabinata e non un offshore. Esattamente. Noi l'abbiamo resa ancora più pazza. Quando io l'ho comprata circa 20 anni fa, mi sono dedicato completamente a restaurarla. Ho riprogettato insieme a dei miei amici ingegneri di offshore queste trasmissioni. Questa qui è una barca con eliche di superficie e in questo momento più di 1000 cavalli sotto, quindi un vero missile. Eliche di superficie, quindi cosa vuol dire? L'elica di superficie lavora metà immersa e metà fuori e permette di avere una rotazione con meno attriti e quindi più velocità. Quindi quando vedete magari navigare una barca che alza un getto d'acqua pazzesco dietro, perché quelle sono le eliche di superficie. In realtà anche questa barca avrebbe quel getto d'acqua, non ce l'ha perché oltre alle eliche di superficie abbiamo deciso di usare anche dei tubi dove sono state inserite le eliche, che insomma sono l'esatto preconcetto dell'idrogetto della moto d'acqua, e i tubi canalizzano anche la forza di quell'acqua che andrebbe in aria dentro la propulsione, quindi un incremento ulteriore di circa il 10% rispetto alla normale elica di superficie. Quindi li state vedendo adesso da queste immagini che ho ripreso io andando sott'acqua. Ragazzi, io sono un disastro, io faccio i 300 all'ora ma ho paura dell'acqua, vi giuro. Un casino respirare questa roba. 10 secondi di apnea. Non riuscivo a immergermi perché mi veniva il panico, quindi ho fatto quello che sono riuscito a fare. Vedete, ci sono queste eliche a 5 pale che tra l'altro avete messo nuove, progettate da una ditta che fa soltanto eliche per offshore, quindi barche da competizione, che ha preso tutti i dati che avevamo rilevati con una telemetria quando abbiamo fatto i test con le vecchie eliche e ha riprogettato queste eliche apposta per questa barca. Un lavoro che nessuna barca che voi andate a comprare può avere. E come dicevi, queste eliche sono intubate perché in realtà quei tubi sono i timoni. I tubi sono i timoni e una volta la barca planata, questa barca plana a una velocità altissima purtroppo, intorno ai 25 nodi. Che è la velocità massima di tante barche. Sotto i 25 nodi perde la planata e deve andare a 11 nodi, quindi Pazzesco. questo è il motivo per cui quando c'è mare questa barca deve andare per forza piano, perché dopo i 25 nodi salta troppo e picchia troppo.
una volta planata viene completamente fuori dall'acqua, quindi zero attriti né per le eliche né per quello che riguarda lo scafo, non ci rimane immerso niente, quindi neanche i timoni. I tubi girando un pochettino direzionano il getto, ma non abbastanza per far virare la barca velocemente. Quindi è stata dotata di flap super dimensionati rispetto alle barche normali, circa 4 volte, anche 5 volte rispetto ai flap di barche normali di questa categoria, sono enormi. Ed è anche il motivo per cui si chiama Aermar, perché si guida come un aereo. Quindi i vantaggi di questa barca quali sono? Che è velocissima, consuma pochissimo, ti permette di andare a fare il bagno molto vicino alla costa. Infatti quanto pesca sotto? Come un gommone. È incredibile, ragazzi, cioè una barca così di 11 metri con la cabina, col fly, con la tuga, pesca come un gommone, quindi si va a ormeggiare vicinissimi alla costa, si fa il bagno in posti bellissimi. I contro sono che quando ci sono un po' di onde si balla. Sì, tantissimo, perché non avendo niente di immerso non c'ha niente che dà stabilità. E soprattutto serve un pilota per guidarla, perché una persona normale rischia di far danni. La può guidare anche una persona normale, però è difficilissimo tenerla dritta. Io quando la piloto ho 2 mani sui flap costantemente, cioè una sui flap, una sul timone, e è come se stessi mixando in una console, non sto mai fermo un attimo, non c'è un minuto di tranquillità. A me piace, mi diverte, quindi, però penso che per molte persone sia molto stancante. Però è una barca che dà grandi soddisfazioni, assolutamente. Bene, vi abbiamo spiegato perché tecnicamente questa barca è una barca pazza, ma quello che voglio farvi vedere è anche come è strutturata all'interno, perché nonostante sia di 11 metri ha una vivibilità incredibile. Pozzetto di poppa. Questo qua è il salottino. Ci si svacca belli tranquilli. Giù di là c'è la cucina. Chiaramente una delle cose più importanti in barca è sfruttare nel miglior modo possibile gli spazi. È per questo che, come potete vedere, ci sono armadi dappertutto. Armadio qui, armadio qui, armadio qui, armadio qui. Questa qui è la plancia di comando. Da quando conosco Cesare l'avrà guidata qui tipo 2 volte. Vi farò vedere qual è il posto più figo dove guidare questa barca. Questa qui è una scaletta che porta di sotto. Questa qui è la cabina del capitano. Di fronte alla cabina del capitano c'è la cabina del mozzo, cioè io. Infine tra le 2 cabine c'è il bagno. Qua ci sono le murate della barca. L'ultimo luogo che ci resta da esplorare è il Flying Bridge, il ponte. Si sale da questa scaletta qui e voilà! Perché le barche col fly sono spettacolari? Perché da qua si vede tutto. E questo è il motivo per cui non capirò mai chi ha una barca senza il fly. Il piacere che si ha a pilotare da qui sopra è qualcosa di incredibile. Guardate come si vede il mare, ma guardate la differenza tra lo stare qui sopra e lo stare giù in plancia. Non c'è paragone proprio. Tocco di classe. Bene, avete visto come funziona la barca? Adesso usciamo dal porto e vi facciamo vedere quanto va forte questa barca. Yeah! Salta parecchio, ma guardate la velocità a cui va sta barca, è impressionante, è incredibile, è un missile. Sta venendo giù tutto qua dentro. No. Questi qua prima erano tutti in piedi, sì, si sono cappottati tutti quanti. Sto provando ad andare giù in cabina. Oh, aiuto, mi sto ammazzando. Oh, là. Oh. Mi sto cappottando. Oh! Porca vacca! Oh! È divertentissimo stare qui sotto. Questo qua significa navigare con mare piatto. Ora vi lascio immaginare come deve essere navigare quando c'è un po' di onda. Dovete sapere che con questa barca abbiamo fatto di quelle avventure fuori di testa. Una volta siamo andati a Panarea e siamo ritornati indietro, e nel viaggio di ritorno c'era mare con onde di 2 metri, ok? 2 metri, cioè onde alte come sta barca. Per una barca che non tiene il mare è stata una roba incredibile. 6 ore di viaggio a saltare come una cavalletta sulle onde. Praticamente io a un certo punto ho detto vado in cabina e cerco di dormire un po'. Io passavo 3 secondi sul letto, 3 secondi sul soffitto, 3 secondi sul letto, 3 secondi sul soffitto. Dopo 15 minuti ho detto sai che c'è, torno su. E mentre tornavo su hanno iniziato a staccarsi i pannelli della barca, perché pigliava di quelle botte e veniva giù tutto. E allora cosa ho fatto? Mentre Cesare sopra pilotava la barca, io ho preso l'avvitatore e andavo in giro per la barca, chiaramente tipo Spider-Man, cioè attaccato così ai muri, ad avvitare
i pannelli che si staccavano. Ragazzi, è stato il viaggio della speranza. Però quanto ci siamo divertiti. 6 ore di viaggio. Oh! 6 ore di viaggio così. Si è cappottato tutto qua. Guardate che casino. Hai fatto la gara col Magnum e hai vinto te. Capite che anche una semplice uscita in barca qui non è un'uscita in barca, ma è una gara contro le altre barche. Vai capitano, fai sentire che sei arrivato. Come si sta qua sopra? Non si sta male. No, No, guarda cos'è oggi. Una tavola. Ok, ora faremo questo test di velocità massima. Abbiamo il GPS per vedere esattamente con precisione a quanto stiamo andando. Ci teniamo a dirvi una cosa importante: la barca è in mare da 3 mesi. Lo scafo ormai è pieno di sporcizie varie e soprattutto non siamo scarichi, quindi quella di oggi non sarà la velocità massima effettiva, anche perché sappiate che tutti i test ufficiali vengono fatti con barca scarica di acqua, scarica di nafta, scarica di persone, cioè ci tolgono tutto dalla barca per fare la velocità massima e soprattutto lo fanno appena messa in mare. Lo svantaggio più grosso è dato dai denti di cane, che sono completamente su tutta la chiglia e rallentano tantissimo. Vabbè ragazzi, vedrete la velocità massima, aggiungeteci un +3, +4, +5 nodi per capire quanto effettivamente può andare la barca. Quindi adesso Adesso i motori sono caldi, possiamo salire un po' più velocemente del normale, abbassiamo i flap. fare in modo che la prua vada giù. Esattamente, per fare in modo che la prua vada giù, che sforzi meno nella fase di planata, che comunque è sempre un momento un po' critico della navigazione, e diamo gas finché la barca non plana completamente. Sta regolando i flap per prepararsi alla planata. Oh, io ve l'ho detto che sta barca è pazza, Ok. Siamo planati abbastanza agevolmente. Se guardi la scia, si capisce. Adesso siamo planati. Adesso ritiro su tutti i flap. Si sente che la barca vola sull'acqua. È una roba incredibile. Adesso si sente che 7 nodi. Guardate come mira bene sta barca. Abbiamo fatto 50 prima. Prima non c'erano ste onde, hai visto? Prima era piatto. Ok, purtroppo c'è un po' di onda, che per le barche normali non è onda, ma perché questa barca è onda. Prima c'è stato un momento di piatta, abbiamo fatto 51. Esatto, infatti lo screenshot che vedete l'hanno fatto mentre prima facevamo le riprese col drone. Comunque l'avete visto anche voi, in un attimo siamo arrivati a 47, calcolando che il mare non è perfettamente piatto, calcolando che non siamo scarichi, calcolando che la barca è in mare da 3 mesi, può superare i 52 nodi questa barca in condizioni ottimali appena messa in mare. Ma tranquillamente. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questa è la barca più pazza del mondo ufficialmente. E anche la meglio frequentata, questo ci teniamo a dire, perché qui si parla solo di velocità, ma io so che gli amici motociclisti amano anche qualcos'altro. Penso che anche loro saranno d'accordo con te. Grazie per aver visto questo video ragazzi. Mettete il like. Bravo, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi e fatemi sapere cosa vorrete vedere nel prossimo video. Ciao!